Sono dentro un laboratorio che si occupa di malattie genetiche rare. Pensate che tra le cose che sfruttano qua dentro c'è anche uno dei virus più pericolosi al mondo. Tranquilli, è tutto sicuro e anzi in alcuni casi proprio questi virus vengono sfruttati per fare cose che nessun altro riesce a fare, trattare malattie che non si possono trattare in nessun altro modo. E quindi oggi facciamo un tuffo nella genetica, parleremo di malattie genetiche rare, che cosa sono, cosa non sono e soprattutto di come grazie alla ricerca anche delle malattie rarissime possono essere affrontate non con la magia ma con tantissimo studio, un sacco di strumenti incredibili e un sacco di persone molto competenti. Salve, oggi parliamo di un argomento decisamente serio, le malattie genetiche rare. Ora, sono sicuro che avete già sentito questo termine, ma cosa sono realmente? Con ordine. In Europa, per definizione, si dice malattia rara una malattia che colpisce meno di una persona ogni 2000. Ma attenzione perché in totale ci sono circa 7-8 mila malattie rare nel mondo. E quindi sono rare di per sé, ma messe insieme fanno un numero gigante. Pensate che solo in Italia parliamo di 2-3 milioni di persone con malattie rare, quindi problema decisamente serio. Ecco, di tutte queste malattie rare, circa il 70% sono malattie genetiche, quindi malattie legate a difetti all'interno del DNA. E proprio su di queste si concentra il lavoro di Fondazione Teleton, con cui questo video è realizzato in collaborazione, che mi ha permesso di entrare direttamente nei laboratori dove lavorano con il DNA e dove ricercano e studiano le malattie, trattano direttamente i pazienti. E quindi per capire meglio concretamente come si fanno a modificare questi geni sono venuto direttamente all'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, detto anche SR-TGET, una joint venture tra la Fondazione Teleton e l'ospedale San Raffaele, che ha proprio lo scopo non solo di andare a trattare i pazienti ma anche di andare a fare ricerca e andare proprio a conoscere le malattie genetiche rare, come sono fatte e come potenzialmente si possono curare. Tranquilli, questo video non sarà un video triste a tema malattie, ma sarà un video dove cercheremo di capire tutte le tecnologie che ci sono dietro, perché qua siamo veramente di fronte a una nuova frontiera della medicina ed è incredibilmente affascinante capire come siamo in grado di trattare dei pazienti andando a modificare il DNA con delle cose piccolissime e risolvere problemi che anche solo fino a qualche anno fa sembravano irrisolvibili. Sono sicuro che molti di voi hanno già sentito parlare di Fondazione Teleton, magari avete visto anche solo uno spot televisivo oppure una pubblicità di qualsiasi genere. Ecco, io in primis non sapevo che cosa diamine facessero, cioè sapevo che si occupavano di bambini malati, malattie genetiche rare, ma poco altro. Ecco, quello che dovete sapere è che oltre a tutta la parte di pazienti che vengono appunto trattati e centinaia di bambini che grazie proprio alla Fondazione Teleton adesso possono vivere una vita con il sorriso e che sicuramente è una gran gioia per loro, per le loro famiglie e per tutti quanti, ecco, in realtà dietro c'è tantissimo altro, perché ci sono ricercatori, laboratori, studi. La cosa pazzesca di Fondazione Teleton è proprio che non è solo aiutare il paziente, il bambino durante la terapia e appunto supportarlo nelle cure, ma è proprio un lavoro a 360 gradi che va dai laboratori fino appunto al letto del paziente. Perché? Perché qua si creano e si cercano soluzioni, risposte e modi per trattare malattie che ad oggi magari non hanno nessun'altra soluzione, non hanno nessuna cura, non hanno nessuna alternativa, magari c'è qualche cosa che può aiutare, però ecco, il lavoro che fa la Fondazione Teleton è proprio creare un nuovo modo di fare medicina, un nuovo modo di curare le malattie. Prima di tutto però, rapidissimo riassunto sul DNA, o più correttamente acido desossiribonucleico. Ecco, dovete immaginarvelo come il libretto di istruzioni nostro e in generale di qualsiasi cosa che ha una vita, formato dalla sua doppia elica, da tutte le basi azotate, dai, so che ve le ricordate, adenina, timina, citosina e guanina, che in base a come sono disposte ci danno informazioni su cosa fare per il nostro corpo, nonché
come siamo fatti. Ecco, la questione è che questo libretto delle istruzioni è gigantesco, ma proprio a un livello inimmaginabile, perché il DNA umano ha poco più di 3 miliardi di coppie di queste basi azotate. Tradotto, se ognuna di queste fosse una lettera, per darvi un paragone ci vorrebbe tutta la collana di Harry Potter 600 volte, giusto per darvi un'idea della complessità. E quello che succede è che da questo libretto delle istruzioni il nostro organismo ha le informazioni necessarie per produrre principalmente le proteine, che potete un po' immaginarvi come gli operai del nostro corpo che fanno concretamente delle cose, tipo l'emoglobina che serve per trasportare ossigeno nel sangue, l'actina che fa muovere i muscoli, oppure la lattasi per digerire il lattosio. Tutto questo per dire che se una porzione di DNA specifica, ovvero un gene, ha una sequenza sbagliata, a quel punto non si riesce più a produrre la proteina giusta e così si crea un problema che in determinati casi può essere proprio una malattia genetica rara. La cosa più pazzesca di tutte però è che in questi 3 miliardi, tutti questi libri di Harry Potter 600 volte, basta anche solo un difetto o una variazione in tutto il DNA per avere una malattia rara che può compromettere totalmente il tuo corpo. Ecco, lo scopo di Fondazione Teleton è studiare, individuare, capire queste malattie per poi riuscire a trattarle dando fondamentalmente alle nostre cellule le istruzioni corrette per il funzionamento corretto del nostro corpo. Partiamo dal laboratorio, da dove nasce la ricerca. Siamo qua con Samuele. Piacere, ciao a tutti. Da dove si parte? Cioè, qual è il punto di partenza di questa prima ricerca per magari una malattia nuova? Prima di tutto partiamo dal conoscere la malattia, quindi ci sono tanti studi che stiamo facendo qua al TIGET proprio per approfondire le cause delle malattie, i meccanismi, quindi come da quel singolo errore si sviluppa la malattia. Poi dobbiamo capire qual è la tecnologia migliore che possiamo utilizzare. Oggi ce ne sono tantissime per andare a correggere quel difetto genetico. E fisicamente cosa succede? Cioè, vi arrivano delle molecole estratte il DNA? Come concretamente si fa con delle cose così piccole? Fisicamente, diciamo, si lavora in spesso volumi anche molto piccoli, soprattutto all'inizio dei nostri studi, no? Quindi abbiamo delle provette in cui noi andiamo a mettere delle cellule, per esempio cellule staminali ematopoietiche, che sono le cellule che danno origine poi a tutte le altre cellule che troviamo nel sangue. Le mischiamo con dei reagenti che sembra acqua, ma in realtà al loro interno sono presenti per esempio gli strumenti per fare editing genetico, quindi proprio per modificare il DNA. Tutta questa soluzione viene inserita in uno strumento che si chiama elettroporatore, che fa entrare queste molecole per modificare il DNA all'interno delle cellule, e lì succede, diciamo, la magia. In pochi secondi il DNA di queste cellule viene modificato. E come fate a capire dov'è il problema all'interno della cellula, cioè del DNA della cellula, perché quel particolare gene e come modificarlo? Come si fa? Per esempio, data una certa malattia genetica, capire dove sta l'errore che può averla causata. In quel caso quello che facciamo è approcci di sequenziamento, quindi grazie al sequenziamento del DNA si può andare a valutare dov'è quell'errore su tutti i 3 miliardi e passa di basi che sono contenuti nel DNA di ogni singola cellula. Un approccio, se vuoi, abbastanza simile lo si usa anche poi per verificare che la modificazione genica che noi abbiamo inserito sia effettivamente avvenuta, perché è un processo che noi ovviamente non vediamo, no? E quindi noi ci fidiamo di quello che i nostri reagenti e le cellule faranno, però alla fine dobbiamo verificarlo. Quindi di nuovo approcci di sequenziamento del DNA o altre tecniche ci permettono di verificare veramente che lì è stata fatta quella modifica che noi volevamo e che speravamo, e che non ne siano state fatte altre invece che magari potrebbero non portare all'esito sperato di correzione. E si parla di modifiche anche magari piccolissime, anche sì, solo pochi pezzi di DNA. Sì, oggi noi abbiamo degli strumenti che ci permettono o di inserire anche delle sequenze molto lunghe all'interno del DNA, oppure all'estremo opposto di andare a correggere esattamente una di quelle basi su 3 e passa miliardi in milioni o a volte miliardi di cellule. Quindi noi possiamo raccogliere miliardi di cellule da un paziente, portarlo nel nostro laboratorio, in laboratori ovviamente adeguati, e andare a inserire questa modifica di una sola base in un punto specifico laddove c'è bisogno di correggere un difetto genetico, una mutazione genetica. Fermi però, perché tutto molto bello, ma vi ricordo che anche voi potete fare la vostra parte. Infatti, se volete sostenere il lavoro e la ricerca di Fondazione Teleton, potete dare il vostro contributo, potete donare, e proprio il supporto dei privati, quindi il vostro supporto è fondamentale, perché purtroppo queste malattie riguardano poche persone in tutto il mondo e quindi vengono da una parte ignorate dall'industria farmaceutica e dall'altra
dall'altra la ricerca riceve pochissimi finanziamenti statali. Vi lascio ovviamente tutte le informazioni qua sotto nella descrizione del video. Torniamo ai laboratori. Ci spieghi al volo la differenza tra i vari tipi di cellule e in particolare che cosa sono queste cellule staminali di cui tanto si parla? Dovete immaginare le cellule staminali un po' come delle cellule super potenti, cioè capaci di mantenersi per tutta la vita dell'individuo, ma allo stesso tempo di proliferare e dare origine a delle cellule figlie. E queste cellule figlie sono le cellule che troviamo nel sangue, nel caso delle cellule staminali ematopoietiche, come per esempio i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine. Senza queste cellule sostanzialmente noi non potremmo sopravvivere, non avremmo gli elementi del sangue. Pertanto difetti nel DNA, cioè alcuni di questi difetti possono portare o a dei difetti proprio della staminale ematopoietica, oppure anche a specifiche sottoparti, diciamo, delle cellule figlie. Quindi per esempio le immunodeficienze possono colpire soprattutto i linfociti T, linfociti B, le talassemie colpiscono soprattutto la parte, diciamo, eritroide, quindi i globuli rossi. E quindi queste cellule staminali sono proprio fantastiche proprio per la loro capacità di mantenersi, di rigenerarsi e di dare origine a una progenie, per cui noi le possiamo prendere da un paziente, mettere in coltura, modificare, reinfondere nel paziente stesso. Queste viaggiano, anche qui una sorta di magia, riescono a ritornare alla loro casa, quindi il midollo osseo, e dopo un po' di settimane dare origine a tutte le cellule figlie del sangue. Ascolta, quando magari arriva una persona un pochino più scettica, che si sente parlare appunto di geni, modificare il DNA, no, ci modificano i poteri, come tranquillizzi le persone sul fatto che è tutto sicuro, è tutto tranquillo, non succede niente di pericoloso? Vi assicuro che sono fatti tantissimi test, è un percorso lunghissimo, molto dettagliato, fatto da persone molto esperte, e lo si fa sempre per il beneficio del paziente. Se c'è anche la benché minima remota possibilità o ipotesi che qualcosa potrebbe andare storto, questo non arriverà mai al paziente. Una volta che la malattia è stata studiata, ci sono vari modi per andare a trattarla, appunto andando a fornire alle cellule il DNA corretto. E una di queste tecniche, sfruttate proprio da Fondazione Teleton, sfrutta un qualcosa che una persona normale non si aspetterebbe mai, ovvero i virus. Nello specifico, il virus dell'HIV, uno dei virus più letali mai conosciuti dall'umanità. Pensate che si parla di circa 40 milioni di decessi da inizio pandemia e ancora centinaia di migliaia all'anno, che però proprio grazie a tutto il lavoro di ricerca può essere utilizzato a nostro favore per andare a portare le informazioni giuste dentro le cellule malate. Tra l'altro ho avuto l'opportunità proprio di parlare con il professore Luigi Naldini, che è proprio la persona che negli anni 90 si è inventata di usare un virus così pericoloso per un fine così nobile. Ci può raccontare com'è andata questa? Sì, queste idee non è che ti vengano, anche se è vero che a volte di notte nel letto viene qualche intuizione, però non sono fuori da un contesto. Cioè io mi ero avvicinato all'idea della terapia genica, che mi affascinava come questa idea di usare i geni come veicolo di nuove informazioni per correggere dei difetti. E quindi per fare questo in modo efficiente in realtà si era iniziato a usare i virus. I virus sono dei patogeni che però incapaci di vita propria, non fanno altro che trasferire le loro informazioni genetiche nelle cellule. Queste vengono in qualche modo ingannate, le leggono come fossero prove, ma si mettono a fare nuovi virus. L'idea della terapia genica è di modificare questi virus in modo che restino capaci di entrare nelle cellule, ma portino in realtà un'informazione terapeutica e non ovviamente patologica. Questo era quello su cui si stava lavorando negli anni 90, metà degli anni 90 in realtà. Erano anche anni in cui si stava realizzando, ahimè, il potenziale drammatico di HIV, che era entrato da una decina d'anni nella specie umana e stava devastandola in realtà, proprio perché aveva questa sua efficiente capacità di entrare nelle cellule. Non solo entrare in realtà, perché HIV è un retrovirus. Il retrovirus vuol dire che non solo porta le sue informazioni genetiche nel nucleo della cellula, ma le inserisce dentro il DNA, in modo che rimangono fisicamente associate e stabili. Ero all'Istituto Salk a San Diego, dove si lavorava sulla terapia genica, su questi primi approcci, ma il tema grosso era che i virus che si usavano erano poco efficaci. Quindi anche se in qualche modo ricostruiti per portare un gene terapeutico, funzionavano poco. A un piano di sopra, nel laboratorio sopra, c'era un laboratorio che lavorava su HIV e aveva appena dimostrato di come questo fosse così efficiente a entrare nelle cellule. E quindi l'intuizione era di dire: se noi catturassimo quella capacità lì, ovviamente facendo a meno del rischio, avremmo un veicolo più efficace. E da lì è iniziata una lunga storia. E come l'ha presa il mondo? Anche se la comunità scientifica è aperta in generale, ovviamente l'innovazione è anche abbastanza fuori, diciamo, dalle righe, sicuramente HIV, e giustamente HIV
era ed è temibile, quindi l'idea di utilizzarlo per uno scopo terapeutico sembrava paradossale, e lo era effettivamente, quindi a un certo punto, devo dire, ho anche avuto qualche resistenza, oddio, qualche invito a fermarsi, no? A dire, beh, avete fatto un punto di principio, spero che non andrete avanti, insomma, se andate avanti non perché fossimo soltanto cocciuti, ma anche perché nel tanto generavamo dei dati che dimostravano che si potesse fare anche con una relativa sicurezza. Quindi in qualche modo si può dire che avete depotenziato e addomesticato un virus e ingannate sia il virus sia le cellule. Esatto. Ci abbiamo messo un po' di anni ovviamente per smontare sempre di più questo virus, perché è chiaro che alla fine la sicurezza viene dal fatto che bisogna garantire che funzioni solo quell'aspetto terapeutico, che non ci portiamo dietro un pezzo di virus sufficiente a farlo rinascere, no? Quindi sostanzialmente si è trattato di fare in modo di eliminare tutte quelle componenti che servono al virus per infettare e poi anche moltiplicarsi rapidamente. A noi non serve né la moltiplicazione né la rapidità, quindi alla fine siamo riusciti a usare, tuttora usiamo una frazione molto ridotta del virus originale e abbiamo un veicolo sufficientemente efficiente. E quello che ci ha permesso, dopo averlo ovviamente testato nei modelli sperimentali adeguati, finalmente di arrivare alla sperimentazione sull'uomo. Ci abbiamo messo 15 anni. E quando avete trattato il primo paziente con questo virus è tutto andato bene? Com'è stato? Certamente ha ripagato tutti gli sforzi, le difficoltà, anche le frustrazioni che ovviamente in quei 15 anni c'erano stati prima, l'entusiasmo di aprire questo poi a poterlo riprodurre con altri pazienti e altre terapie. Quindi sulla teoria ci siamo, proprio grazie al lavoro fatto dal professor Naldini e da tantissimi altri ricercatori e scienziati in tutto il mondo. Adesso siamo tranquillamente in grado di manipolare questo virus e usarlo a nostro favore. Ci sono quindi svariati altri laboratori dove si fanno tutta un'altra serie di ricerche e fisicamente poi si vanno proprio a manipolare questi virus e tutte le varie cellule staminali dei pazienti per andare proprio a preparare tutta la terapia. Guanti, camice che si mette al contrario. Sono emozionato. Permesso. Buongiorno. Questo è il laboratorio di sviluppo, quindi dal laboratorio che avete visto prima, le cose che si ritiene funzionino vengono portate qua per essere testate su una scala un pochettino più alta con più precisione. Per questo siamo totalmente vestiti e per questo tutti i procedimenti vengono fatti all'interno di queste cappe che hanno la ventilazione, che hanno il vetro per proteggere dalle cose che escono dalla nostra bocca. Quindi tu ti metti lì sotto, prendi le cellule, prendi questi virus che sono stati modificati per essere sicuri, per poter trasportare pezzi di DNA, metti tutto insieme, vedi se funziona. Se tutto funziona, da qua si passa poi alle aziende che producono effettivamente i farmaci, che poi vengono somministrati direttamente a poche decine di metri da qua, facendo semplicemente qualche corridoio, prendendo un paio di ascensori nel reparto destinato proprio alle terapie geniche. Guardate che figo, questo è un macchinario specifico per dividere i vari tipi di cellule, cioè voglio solo le cellule staminali emopoietiche, che sono le cellule staminali dentro il nostro midollo osseo da cui poi vengono generate le nostre altre cellule del sangue. Ecco, schiaccio vari pulsanti e non ho idea del come, ma grazie a questo macchinario riescono proprio a individuare specifiche cellule. Ovviamente non mancano i cari e vecchi microscopi, che però in realtà hanno solo una funzione di controllo per vedere se effettivamente tutti i test stanno andando correttamente. In questo caso posso garantirvi che sta funzionando. In realtà quelle sono cellule morte da un sacco di tempo, anche perché in questo momento per fare questo video il laboratorio è totalmente fermo, non tanto perché appunto sia un pericolo per me, ma perché potrei fare una serie di cose sbagliate e contaminare tutta una serie di esperimenti che ovviamente non vogliamo contaminare, perché questa roba è seria. Qua vedete dei macchinari che non è che emettono tutta questa empatia, però è proprio grazie a questi macchinari se poi si arriva poi a cambiare la vita dei pazienti. Dopodiché si passa direttamente al letto del paziente, perché la cosa fantastica di tutto questo meccanismo è che proprio perché parliamo di malattie rare, ogni trattamento deve essere in qualche modo iper mega specifico sul paziente. Quindi il paziente arriva, si fanno tutte le analisi,
analisi, si va nei laboratori, si produce tutto quanto e poi si ritorna direttamente al paziente. La terapia fisicamente poi in cosa consiste? Perché magari molti si immaginano macchinari super complessi. Fantascienza, lui con la tuta d'astronauta. Invece- Diciamo, è vero fino a un certo punto. La terapia è un'infusione di cellule staminali geneticamente modificate, staminali che appartengono proprio al paziente, quindi che noi abbiamo prelevato in un momento precedente dal paziente, e viene consegnata in una sacchina di liquido trasparente, sembra acqua in realtà, ma è una sacchina che contiene milioni e milioni di cellule staminali geneticamente corrette. L'infusione si fa al letto del paziente attraverso un tubicino che è un catetere e dura una trentina di minuti. Il paziente è sveglio, in genere questo è un momento di festa che si condivide con la famiglia, che fa video, foto, c'è una grandissima commozione, e per quasi tutte le famiglie questo rappresenta il secondo compleanno del loro bambino. Quindi quello che si vede dall'esterno è praticamente una flebo attaccata, Esatto. che per mezz'oretta dà queste nuove cellule. Esattamente. Queste cellule poi troveranno la loro strada verso il midollo osseo, quindi vanno nel midollo, migrano, attecchiscono e poi si svilupperanno dando vita a cellule figlie tutte corrette geneticamente. Quindi queste cellule figlie poi esplicheranno il beneficio terapeutico. E si devono fare varie sedute? No, è un'infusione nella vita, quindi una opportunità nella vita. Pazzesco. Mhm. Cioè 30 minuti di cellule Che nuove. cambiano la vita, esatto. Ecco perché un secondo compleanno è proprio one shot. Incredibile. E invece prima della somministrazione delle cellule ci si deve preparare in qualche maniera? Cosa si deve fare? Sì, in realtà il bambino e uno dei due genitori viene ricoverato appunto in questa stanza sterile. È una stanza in cui il bambino riceve una chemioterapia che fa spazio perché l'organismo riceva meglio le nuove cellule che noi stiamo per infondere. Poi c'è l'infusione e poi tutto quello che avviene il post, quindi è seguire gli effetti insieme della chemioterapia e dell'attecchimento delle nuove cellule, quindi un po' la fase di rischio infettivo quando le conte scendono eccetera, finché poi non si assiste all'attecchimento di queste nuove cellule, quindi alla ripresa del bambino delle sue conte fino alla dimissione. Dal punto di vista umano, come gestisci questa cosa? Perché ovviamente è il tuo lavoro, quindi devi mantenere la professionalità, ma allo stesso tempo immagino che sia Molto emozionante. coinvolgente, sì. Il coinvolgimento, devo dire, è totale. Non manca mai. Ogni storia di ogni bambino e di ogni famiglia è una storia unica. Adottiamo queste famiglie completamente, quindi poi molto spesso, diciamo, ci facciamo carico anche di altri, diciamo, di altri problemi e delle storie nelle storie, no? È sicuramente una grandissima emozione, perché una famiglia che arriva da noi in genere molto provata, no? Da una diagnosi complessa di una malattia severa, una famiglia spaesata perché viene appunto magari dall'altra parte del mondo, non conosce la lingua, non ha riferimenti, e noi appunto le accogliamo grazie anche a questo progetto che si chiama Come a Casa, che è un progetto messo in piedi da Teleton in cui cerchiamo di dare tutto il supporto necessario a queste famiglie, quindi dal mediatore culturale allo psicologo alla persona che fa logistica, per cercare di risolvere quanti più problemi possibili e far sì che la famiglia si possa concentrare davvero sul percorso di cura del loro bambino. E poi rimangono tanti rapporti proprio anche personali con noi, di grande affetto, riconoscenza e di grandissima gioia. Allora ti lasciamo lavorare, ti lasciamo fare le tue cose perché avete un sacco di cose da fare. Grazie. Grazie è stato molto mille. bello. Ciao. Considerate che vi ho dato solo un'infarinatura generale, perché veramente si parla di tantissime malattie specifiche, tantissime tecniche disparate. Teleton poi collabora con tanti altri centri di ricerca e laboratori sparsi in giro per l'Italia e per il mondo, e in generale questo mondo della genetica è dannatamente affascinante a 360 gradi. Si parla anche di editing genetico, quindi andare proprio a tagliuzzare e modificare il DNA. Non è fantascienza, siamo in grado di farlo. Oppure della creazione di mini organi, usare l'intelligenza artificiale per andare a mappare e scoprire cose nuove. Possiamo inserire nuovi geni, che vuol dire nuove istruzioni per far fare a queste cellule qualcosa di più efficiente, per correggere un difetto genetico, per combattere un tumore. Possiamo addirittura riscrivere il DNA, quindi una correzione precisa, e possiamo sfruttare le cellule, per esempio staminali, per rigenerare dei tessuti. È un armamentario completamente nuovo che
ci permette di sviluppare quelle cosiddette terapie avanzate che stanno rivoluzionando alcune parti della medicina. Oltre al fatto che tutto questo ci porta a conoscere meglio come siamo fatti, come funzioniamo, a risolvere tutta una serie di problemi e anche ci pone davanti a una serie di domande eticamente molto complesse. Il vero tema è quando questi approcci vengono trasferiti alla linea germinale, cioè invece di intervenire sulle cellule di un individuo, e quindi il mio intervento lì finisce, intervengo su un embrione o sui gameti, quindi in qualche modo cambiando il patrimonio genetico intero di un individuo prima che quello possa nascere. Ovviamente perché vorrei farlo? Vorrei farlo per prevenire la trasmissione di un gene malattia, perché aspettare che una malattia si sviluppi se io so già di avere un rischio di trasmetterlo, oggi tecnicamente posso farlo. L'altro tema è quello etico, nel dire fino a che punto poi questo può aprire la porta un giorno, oggi, a correggere una mutazione genetica, domani un fattore di rischio e magari modellare e poi a un certo punto arrivare anche al designer, no? Alto, biondo, con gli occhi azzurri. Quindi lì è un tema di cautela estrema, no? Vabbè, assolutamente. Che però c'è, è una realtà, non è fantascienza, e oggi c'è, abbiamo anche sentito recentemente. Quello che voglio dire è che sicuramente è bellissimo il poter aiutare persone che altrimenti non avrebbero nessun aiuto, nella maggior parte dei casi anche bambini, però in generale quando si parla di ricerca sono poi tutti i benefici che arrivano in qualche modo a tutti. Ma la cosa più bella di fare ricerca per noi stessi sicuramente è il fatto di scoprire cose che nessun altro in quel momento magari sa nel resto del mondo, quindi è un'emozione sicuramente unica quando tu completi tutti i pezzi del puzzle. Per il ricercatore sapere qualcosa che altri non sanno, e poi è ancora più unico sapere che quel qualcosa che hai scoperto, che hai messo a punto, potrebbe tornare utile a delle persone affette da specifiche malattie. Spero che questi trattamenti appunto diventino sempre più numerosi, che coprano sempre più malattie, che possano andare a braccetto con la genetica che fa passi da gigante e che identifica sempre nuovi geni causativi di malattia, di poter dare un reale contributo diciamo a questa nicchia del raro, che però se si considerano tutte le malattie genetiche rare messe insieme è tutt'altro che raro. Secondo me uno degli aspetti più belli della ricerca è che spesso le soluzioni escono da quello che tu, da quando non te le aspetti, o da degli approcci che non erano disegnati per trovarle, no? Cioè la soluzione a un problema veramente non ancora assoluto viene spesso da una contaminazione di idee, da un approccio diverso. Quindi di nuovo l'approccio non è perseverare su se qualcosa non funziona, è inutile scontrarsi più di tanto, ma magari guardarsi, no? O al piano di sopra. Esatto, prima sopra. Grazie mille, Ok. Buon lavoro e buona ricerca. Grazie. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, anche perché gli sviluppi futuri di queste terapie e di tutto ciò che riguarda la genetica sono potenzialmente infiniti. Vi lascio comunque un sacco di approfondimenti e cose varie qua sotto nella descrizione di questo video. Vi ricordo che anche voi potete contribuire concretamente alla ricerca e sempre qua in descrizione vi lascio tutti i riferimenti del caso. Per il momento quindi da Yaki e da questo SR Tidget era tutto, ci vediamo prossimamente con prossime cose in giro per il mondo. Ciao 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 ciao.